Buongiorno ragazzi, ho il piacere di essere con Riccardo Persiani che è un blockchain engineer che oltre a lavorare a Monolith, un'applicazione, una piattaforma DeFi basata su Ethereum, è anche mio socio nel progetto Risparming che poi diventerà Omni. Con lui oggi, come vi dicevo, vogliamo parlare di Ethereum, quindi cos'è, dove si sta dirigendo, quali sono i suoi vantaggi, le sue applicazioni e magari anche qualche curiosità. Prima di partire voglio chiederti, Rick, su cosa stai lavorando in questo momento? Innanzitutto grazie Riccardo per l'invito e un caro saluto a chi ci ascolta. Diciamo che adesso, così dal 2017, sto lavorando su dei prodotti fintech basati su blockchain. In particolar modo ora sto lavorando per Monolith, che è un'azienda che vuole consentire agli utenti che si affacciano in questo nuovo mondo di utilizzare i loro fondi, i loro investimenti nel mondo cripto in modo molto semplice. Quindi avere una interfaccia utente e esperienza utente molto semplificata e anche divertente. Io ho già guardato Monolith e sto già usando i vari vostri prodotti, ma ora voglio andare verso più il tema centrale di questa intervista. Cos'è Ethereum? Ottima domanda, che cos'è Ethereum? Allora, io direi che prima di parlare di Ethereum stessa, parlerei un po' della sua storia, perché diciamo c'è tutto un percorso molto complesso che ci porta a questa piattaforma basata su blockchain. Quindi intanto parliamo di applicazioni decentralizzate. Quando sentiamo parlare di blockchain ha sempre a che fare con la decentralizzazione. Quindi troviamo quei vantaggi che sono la rimozione degli intermediari, quindi non abbiamo più middlemen e di conseguenza questo permette a chi usa questi sistemi di avere dei costi molto minori, quindi c'è una riduzione dei costi sostanziale. In più c'è questa assenza di censura che cos'è? Semplicemente a nessuno può essere impedito di avere accesso a queste applicazioni. E in alcuni casi troviamo anche la trasparenza, ovvero viviamo comunque in questo mondo, è il mondo open source, quindi tutto il codice è pubblico, tutti possono vederlo e tutti possono in genere vedere che cosa sta succedendo in tempo reale. Per la storia io partirei dalle prime applicazioni decentralizzate che sono, diciamo, le predecessori della blockchain, come BitTorrent, che non è altro che un network dove posso condividere dei file, quindi un peer-to-peer, una rete file sharing peer-to-peer, dove gli utenti tra pari possono decidere di condividersi delle immagini, dei video, qualunque cosa. A nessuno può essere impedito di entrare in questa rete e ognuno può veramente condividere quello che vuole. E il successo è, diciamo, dovuto anche al fatto di essere molto semplice, quindi l'interfaccia utente, l'esperienza utente è molto semplice, plug and play. Qui siamo nel 2001, quindi molto prima di Bitcoin, che arriva in grande stile nel 2008 con Satoshi Nakamoto, questo Figura mistica personaggio. quasi. Esatto, cioè arriva dal nulla sotto pseudonimo, non si sa se è ancora una persona o un gruppo di persone, che poi ci siamo a fine 2008, quindi veniamo da una pesante crisi economica. Ecco, nel 2009, inizio 2009, 3 gennaio 2009, Bitcoin viene lanciato ufficialmente, quindi siamo di fronte alla prima applicazione decentralizzata che consente di inviare moneta in modo istantaneo, globale, senza frontiere, senza confini e per fare questo semplicemente ad un prezzo trascurabile. Il grande vantaggio di essere decentralizzata qui è proprio il controllo che io ho sui miei fondi. Se io posseggo Bitcoin, devo avere una chiave privata che mi consente di muovere quei fondi. Si dice chiave privata, che è un concetto legato alla crittografia. Blockchain è pesantemente basata sulla crittografia. Quindi posso controllare i miei fondi e muoverli dove voglio, ma solo se ho la rispettiva chiave privata. Quindi c'è, da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Io sono la banca di me stesso, si sente spesso parlare di be your own bank. Non devo utilizzare l'app della banca per muovere i miei soldi, ma devo utilizzare la chiave privata che solo io controllo. Questo ha Quindi avuto nella storia grandissimi anche rischi e implicazioni perché molte persone poi hanno perso questa chiave privata e hanno anche quindi perso i loro fondi. assolutamente c'è un aneddoto molto famoso di un CEO di un exchange molto grande che purtroppo è deceduto e diciamo
Solo lui aveva la chiave privata, non l'aveva data ai suoi familiari e quindi milioni di Bitcoin, sono milioni di dollari, ormai credo miliardi, sono andati perduti e non c'è modo di recuperarli. Quindi bisogna fare molta attenzione quando si lavora con queste tecnologie. Per cosa è utilizzato oggi Bitcoin? Essenzialmente per micropagamenti, microtransazioni e commercio online. Quindi cos'è che mancava a Bitcoin? Bitcoin mancava qualcosa. Questo qualcosa è stato capito da questo giovane ingegnere, sviluppatore, una mente molto brillante che aveva iniziato a lavorare per Bitcoin già da molto tempo, quindi prima addirittura del 2011. Ho messo 2011 qui perché cofonda Bitcoin Magazine, quindi Vitalik Buterin, lavorando nella community di Bitcoin, a un certo punto propone l'idea di integrare un linguaggio di programmazione su Bitcoin, un linguaggio di scripting, quindi aumentare il livello di complessità, ma allo stesso tempo rendere questa tecnologia capace di fare molto di più, ovvero di sviluppare i programmi sopra la blockchain. Non raccoglie molto particolare consenso per Bitcoin, quindi decide di separarsi e fondare la sua blockchain e insieme a un gruppo anche di diversi fondatori, nel 2014 a una conferenza di Bitcoin annuncia Ethereum. Ora, che cos'è Ethereum? Allora, diciamo, una delle definizioni più classiche è definire Ethereum non come una blockchain, ma come una piattaforma open source basata su blockchain. Quindi con questo linguaggio di programmazione integrato, in realtà ve ne sono molte di più, quindi una piattaforma che ci consente di costruire delle vere e proprie applicazioni, servizi finanziari e non, che ovviamente godono di tutti i vantaggi della decentralizzazione, quindi trasparenza, non censura, controllo totale da parte degli utenti. Però a me, diciamo, piace quest'altra definizione che dà il dottor Gavin Wood, che è uno dei sviluppatori più bravi al giorno d'oggi su Ethereum, che ha fondato il linguaggio più usato su Ethereum, Solidity, e definisce Ethereum come un computer globale. Se andiamo a analizzare Ethereum come fosse il nostro portatile o il nostro desktop, vedremmo che in realtà è più lento, più costoso, più lento nell'esecuzione del codice che gira sopra, più costoso perché per fare delle operazioni comunque devo pagare una fee, per esempio come su Bitcoin, quando faccio una transazione sono queste entità, i miner, che aggiungono la transazione al blocco che viene aggiunto alla blockchain, quindi devo pagare perché queste entità stanno lavorando. E in più c'è questo tempo di sincronizzazione in quanto essendo la rete decentralizzata, essendo una rete fatta di molti nodi su cui i programmi girano contemporaneamente, diciamo, lo stesso programma gira contemporaneamente, devono sincronizzarsi e raggiungere un consenso sul risultato finale di quell'operazione. Sembra che quasi che abbiamo fatto un passo indietro, ma se andiamo a vedere le novità che introduce, sono sensazionali. È il primo computer non localizzato, nel senso non c'è un'istanza fisica singola su cui gira il codice. Questi computer sono distribuiti fra i vari nodi della rete, cioè ce ne possono essere milioni. In più è un computer che non può essere spento, non può essere resettato, né distrutto, né censurato, quindi è qualcosa di completamente nuovo. È accessibile a tutti, purché si disponga di una connessione internet e c'è spazio per tutti gli utenti del mondo. Diciamo che gli indirizzi su Ethereum possibili sono 2 alla 256, cioè stiamo parlando di numeri che non possono essere contenuti nell'universo. E poi c'è una facile interattività, in quanto basta che so far girare del codice JavaScript per poterci interagire. Diciamo, posso costruire tutto un mondo all'esterno che interagisce con questo computer. Date queste proprietà, stiamo proprio entrando in un mondo ignoto, mai scoperto. Far girare dei programmi su una macchina del genere, programmi che rispondono al meccanismo di consenso di milioni di nodi, apre le porte veramente a qualcosa che non si era mai visto. Le potenzialità di Ethereum sono illimitate, ci vorranno decine di anni per veramente toccarle tutte fino in fondo. Ethereum è il primo computer decentralizzato della storia. Computer perché posso far girare dei programmi. Questi programmi si chiamano smart contracts. Ora, non lasciamoci, diciamo, prendere in giro dal nome, perché questi programmi non sono né smart né contract, sono semplicemente dei programmi
codice che girano su questo computer e che partecipano al meccanismo di consenso. Quindi possono essere usati sia per facilitare lo scambio di denaro, oppure ci sono dei programmi che arricchiscono l'ecosistema con dei nuovi servizi. Stiamo parlando di veramente un ecosistema gigantesco. Io quando entrai nel 2017 pensavo che fosse appena l'inizio, invece era pieno di aziende che facevano ormai qualunque cosa. Per servizi che arricchiscono l'ecosistema possiamo parlare per esempio di oracoli come Chainlink e Provable Things, che consentono di ottenere dati dall'esterno di Ethereum, ma così come servizi finanziari, qualunque cosa. Quindi qual è la differenza tra avere un programma normale che gira su una macchina come il nostro computer e Ethereum? Prima cosa, quando sviluppo il programma sono io ovviamente che lo scrivo, ma quando lo consegno ad Ethereum non è più sotto il mio controllo. Quel codice è e quel codice deve girare, quindi tutti possono vedere come è fatto e tutti possono capire se dato un input uscirà un certo output. Questo è proprio il concetto di determinismo che ho sempre messo fra le varie proprietà. Quindi deve sempre rispondere al meccanismo di consenso. Se due nodi sono in disaccordo, c'è un conflitto, quindi si deve raggiungere una maggioranza per dire se l'esecuzione è andata a buon fine. Poi non possono essere cambiati e è tutto totalmente fatto in modo trasparente, che è una grandissima novità. Cioè, un classico esempio è, per esempio, non so se Riccardo hai mai giocato a Hearthstone. No, non ho mai giocato. Praticamente è un gioco di carte di una famosa casa di videogiochi, Blizzard, dove gli utenti scartano questi pacchetti, trovano nuove carte, giocando si sfidano. Però cosa succede? Che essendo l'applicazione centralizzata, se loro decidono di bannare un utente o di togliere una carta, nessuno può impedirglielo. E quindi l'utente magari che viene bannato perde tutte le carte. Mentre su blockchain esistono dei NFT, sono dei non-fungible token. Sono degli oggetti che posso avere nel mio portafoglio. E quindi in quel caso posso giocarci, ma comunque rimangono mie. Cioè sono io alla fine l'unica entità ad averne il controllo, quindi anche un ban non mi provoca danni ai pacchettini che ho scartato. Questo è un classico esempio, ma social network, stesso discorso, non posso in teoria essere bannato. Poi diciamo c'è una miriade di altre applicazioni, ho messo timestamping, ma applicazioni per il controllo dei dati, strumenti di voto online, generazione di numeri random utilizzati per gioco d'azzardo. Di fatto quello che viene eliminato è la centralizzazione e anche la possibile corruzione di questa centralizzazione. Se puoi andare più sul materiale a spiegare questa cosa in modo tale che anche le persone più inesperte riescano a capirlo, con un qualche esempio magari su quello che lavori sarebbe l'ideale. Non so se nella presentazione che hai fatto, e ti ringrazio perché io sono rimasto quasi con tipo raccontami di più. È molto complesso, cioè ci sarebbe da stare qui a parlare per giorni, ma quello che hai detto è correttissimo, nel senso, prendi anche un esempio di un gioco come una roulette online. Qual è la garanzia che io giocatore riceverò l'estrazione di questo numero in modo realmente casuale e che non ci sia qualcosa dietro che controlli quel numero che esce? Invece su blockchain posso avere un'applicazione con il codice open source, con il codice scritto in chiaro, dove so che la generazione di quel numero viene fatta in modo pseudo random. Ho molte più garanzie, oltre ad avere tutto il discorso del controllo dei miei soldi e dei miei asset digitali. Ora, qui volevo parlare un attimo di DeFi, perché si è parlato di killer app, ovvero di quell'applicazione che avrebbe dovuto rendere famosa Ethereum nel mondo. Una delle sue più grandi applicazioni oggi è questa DeFi, ovvero finanza decentralizzata. Molte compagnie hanno cercato da una parte riprodurre quei servizi della finanza tradizionale, ma dall'altra di creare anche qualcosa di nuovo. Troviamo degli stablecoins, ovvero compagnie che hanno cercato di creare delle monete, perché su Ethereum si possono creare nuove monete, quindi creare delle monete stabili che non sono volatili come Ethereum, come lo è Bitcoin. E questo può essere fatto in vari, ma anche nuovi sistemi di pagamento, gestione di asset, prestiti, deposito con interessi. Quindi è tutto un mondo super complesso e innovativo che sta nascendo, che è datato dicembre 2019. Oggi è addirittura molto più esteso. E abbiamo messo 3 strumenti che secondo me sono molto interessanti. E c'è addirittura la possibilità, se io dispongo di Ethereum o di altre criptovalute, di
di chiedere un prestito e di utilizzare le cripto come collaterale, come nel caso di un mutuo, è molto simile, perché diciamo che quando prendo un mutuo per comprare casa, la casa è il collaterale, quindi Se io non riesco a ripagare il mutuo, mi prendono la casa. In questo caso, se io non riesco a ripagare il mutuo, mi prendono i bitcoin o piuttosto gli Ethereum che ho lasciato come collaterale. è esattamente così. Diciamo che è anche un po' strano, perché qui perché dovrei chiedere un prestito se ho ad esempio un 100 Ethereum? Perché dovrei chiedere un prestito qui stiamo parlando di fiat, quindi deposito le cripto e prendo fiat, perché magari io credo così. Fiat, per chi non lo sapesse, sono euro, dollari, quindi tutte le valute commerciali, se così si può dire. Non so se si dica così. Corretto, diciamo che se appunto dispongo di Ethereum e considero il loro valore molto grande, soprattutto come investimento, ma devo pagare, non so, una bolletta o comprare la macchina, eccetera, posso chiedere un prestito in euro, in dollari, utilizzare quei dollari per pagare la bolletta e poi magari ripagare il debito sempre in euro e riprendermi il collaterale che ho messo. Poi c'è la funzione di deposito, che anche questo è molto interessante perché ho tipo posseggo queste cripto, ma non solo guadagno dal fatto che magari crescano, ovviamente possono anche scendere, ma depositandole in queste applicazioni decentralizzate posso addirittura ottenere degli interessi sulle mie cripto. E poi in ultimo ci sono i flash loans che sono pura fantascienza finanziaria, che sono questi prestiti che prendo e saldo nella stessa transazione. Facciamo un po' di chiarezza perché anche io ci ho messo diverso tempo per capire cosa stesse accadendo. Diciamo che ci sono queste piattaforme finanziarie che mi consentono di prendere in prestito delle criptovalute, fare con essa delle operazioni, purché io sia capace di ritornare quella somma nella stessa transazione. Penso che quando i regolatori proveranno a spiegare o a trattare uno strumento del genere impazziranno perché è veramente fantascienza. Perché si usano questi flash loans? Allora, la maggior parte dei casi vengono utilizzati per chiudere delle posizioni di prestito, magari aprirle nuove allo stesso tempo. Sono degli use case molto particolari, ma magari in futuro potranno servire per altre cose. E questa, diciamo, è la situazione attuale. Ora non è tutto rose e fiori, anzi, quando abbiamo a che fare con una tecnologia così complessa e così nuova, ovviamente abbiamo a che fare con molti problemi. I problemi di Ethereum c'erano noti fin da subito. Fin dal 2015 si parlava di problemi di scalabilità, di sicurezza, problemi anche ambientali. Come su Bitcoin, non sa, ovviamente queste piattaforme sono basate su Proof of Work, si chiama, che è l'algoritmo di consenso, ovvero il modo in cui i nodi di questa rete decentralizzata si accordano sul successo di un'operazione. E questo viene fatto attraverso un pesante uso di CPU, di computazione, di grandi quantità di operazioni. Quindi Paradossalmente un nodo potremmo essere tranquillamente anche noi, quindi questa cosa sembra astratta, ma in realtà è una rete enorme di, diciamo, potenza di calcolo che si accorda, e questo accordo avviene quando più del 50% di questa rete, di cui potete fare tranquillamente parte anche voi, raggiunge un risultato, o sì o no, non ci sono altri tipi di risultato, uno o due. 1 o 0 in realtà, per parlare in modo informatico. binario. Correttissimo, nel senso ognuno di noi può avere il proprio nodo che può essere sia in modalità di lettura, quindi scaricarmi l'intera blockchain, quindi tutta la storia delle transazioni fatte nella storia di Ethereum. Il nodo è open source, il codice è libero, possiamo leggerlo, possiamo capirlo e lanciarlo e avere il nostro registro di transazioni sotto mano. D'altra parte, se vogliamo essere dei miner, possiamo tranquillamente farlo. Questo è il bello della decentralizzazione, che non abbiamo limiti a quel che possiamo fare. Però torniamo, Stavi parlando del danno ambientale della proof of work. dovendo fare tutto questo lavoro computazionale e quindi c'è un grande consumo di energia elettrica in quanto Ethereum sta diventando sempre più grande, quindi più cresce, più l'inquinamento che producono queste macchine aumenta. Mentre per quanto riguarda problemi di scalabilità e sicurezza, che sono quelli
più tecnici, viene un discorso sul throughput, sul massimo numero di transazioni che posso fare. Abbiamo PayPal che fa 193 transazioni al secondo, Visa che fa un numero incredibile. Ethereum, pagando il prezzo della decentralizzazione, quindi pagando il prezzo di avere tutti questi nodi che devono lavorare in sincrono per garantire appunto sicurezza e altre proprietà, lo fa a scapito di avere un basso numero di transazioni per secondo, circa 20, che possono andare bene per adesso, perché Ethereum è una nicchia ancora e pochi rispetto al numero di persone al mondo stanno dentro. E quindi si è sempre cercato di capire come si poteva aumentare questo numero. In più c'è anche il problema del peso di Ethereum, ovvero questa lista di transazioni sta diventando enorme, adesso è 5 terabyte. Più andiamo avanti e più aumenta, non c'è modo che si abbassi la grandezza, perché significherebbe cancellare delle transazioni, a quel punto non sarebbe più blockchain. E poi va bene, c'è il discorso delle gas fee, ovvero come su Bitcoin c'è un prezzo da pagare per effettuare una transazione, per spostare dei soldi su Ethereum da un indirizzo all'altro, devo pagare questi miner che mi aggiungono transazione al blocco che verrà aggiunto alla catena. Come verranno risolti questi problemi? Cioè, ci sono già delle soluzioni, delle proposte? Su cosa si sta lavorando? Esatto, ne parlo nelle prossime slide, perché diciamo è quello che occuperà la fondazione di Ethereum e tutta la community di Ethereum nei prossimi 10 anni. C'è proprio una roadmap ben definita che consentirà di risolvere proprio totalmente questi problemi. Quindi qui vediamo che le gas fee sono impennate, perché più persone usano il network e più la transazione ha un costo più alto, quindi necessita di risoluzione assoluta. Perché se le fee sono alte quando io faccio una transazione, a quel punto rendi la piattaforma utilizzabile solo da quelle persone che dispongono di un grande capitale, a cui non interessa pagare magari $20 per spostare 1 milione, ma quando voglio spostare $100, $20 è qualcosa di molto grande. Ovviamente, come dovunque, chi paga di più ottiene la maggiore velocità. Esatto, anche, esattamente. Sì, c'è tutto il sistema del gas che è molto complesso, ma esattamente, se pago di più, il miner che aggiunge la transazione al blocco aggiungerà prima la mia, se ovviamente propongo di pagare un prezzo maggiore. Quello di cui si sta parlando oggi e che caratterizzerà i prossimi anni di Ethereum è Ethereum 2. Ora, che cos'è Ethereum 2? Allora, Ethereum 1, da quando è nata, non è che è rimasta ferma. Anzi, sono stati fatti molti upgrade, sono stati fatti molte migliorie prestazionali, di sicurezza, però Ethereum 2 è qualcosa di ancora più grande, cioè è un update sostanziale che cambierà proprio le fondamenta, il suo funzionamento, cioè cambia il meccanismo di consenso, cioè da proof of work si passerà a proof of stake e dopo spiegherò bene o male di che cosa si tratta. Poi si migliorerà grazie a questo la scalabilità, quindi potrò fare molte più transazioni al secondo e far sì che i nodi pesino meno addirittura. E poi in questo modo diventerà di conseguenza anche sostenibile, perché non avendo più i miner che devono minare le transazioni e produrre lavoro e consumare energia, ovviamente vado a diminuire le emissioni. Quindi proof of stake e sharding sono quello che ci aspetta, quello che sta avvenendo, quello su cui la Ethereum Foundation sta facendo ricerca. Allora, proof of stake, ho i validatori invece dei miner che non devono più lavorare, ma diciamo raggiungono il consenso in una maniera diversa e più efficiente. Poi ho anche delle più garanzie di sicurezza, perché quando è che Ethereum in realtà può essere attaccata, tra virgolette? Quando in realtà controllo il 51% dei nodi, ovviamente controllo la maggioranza, quindi posso decidere il bello e il cattivo tempo. Ovviamente questo è molto difficile, perché se ho milioni di nodi sulla rete devo controllarne tantissimi. Più che altro, da quel che ho capito, non è molto difficile, ma è molto costoso. In questo momento non vale la pena spendere così tanto per controllare questa rete. Ovviamente un domani, se ne dovesse valer la pena, qualcuno proverebbe e investirebbe per riuscire a controllare l'intera rete. Esattamente, e a proposito di quello che dici, nel proof of work viene violato quello che si definisce il cyberpunk ethos, ovvero che cosa significa? Che l'attacco deve essere molto più costoso della difesa, e questo è quello che la crittografia
fa molto bene, ovvero se io cifro un messaggio, diciamo che per decifrarlo un potenziale attaccante dovrà impiegare moltissimi anni rispetto a me che per cifrarlo ci ho messo pochi secondi. Mentre qui attaccare Ethereum 2 sarà veramente folle, cioè costerà milioni di Ethereum, considerando che Ethereum oggi è circa 2000 dollari, diciamo che non credo sia molto conveniente. E in più, diciamo, c'è un incentivo economico fortissimo a mantenere il network sicuro. Cercherò di farlo a breve. I validatori per approvare, per diventare questi nuove entità che validano le transazioni, devono mettere in stake, si dice, cioè devono depositare, mettere in garanzia dei soldi. E nel caso in cui il loro comportamento è malevolo, questi soldi vengono pian piano prosciugati. Quindi la punizione è economica, quindi nessuno è incentivato a attaccare, ma diciamo c'è una ricompensa se tu fai il tuo dovere come validatore. In questo momento, se non sbaglio, per diventare... hanno già lanciato la beta di Ethereum 2.0 e per diventare validatori devi mettere in stake 32 Ethereum. Mi sbaglio? È corretto? Sì, esatto, cioè una grande quantità di denaro da cui poi, se il mio comportamento non è corretto, appunto questi Ethereum vengono Se è, decrementati. se è corretto Oppure invece c'è una ricompensa e un interesse. esatto, altrimenti, e poi ci sono vari casi in realtà, ovvero se faccio un errore involontario, è un conto, quindi ricevo magari una mini punizione economica, se ne faccio una più grande sono punito di più, se proprio sto cercando di attaccare il network, a quel punto posso venire tagliato fuori completamente. Una cosa che non mi è chiara, questi se, come sono raggiunti? Nel senso che io metto in stake questi 32 Ethereum e il comportarmi da cosa viene definito? Questi validatori non sono altro che i propri nodi che, diciamo, chiunque può lanciare. Quindi, diciamo, tu hai il tuo nodo, scarichi questo nodo che è pubblico, leggi il codice e lo metti a validare su Ethereum. Quindi, diciamo che il tuo codice è già stato scritto in modo che, diciamo, faccia il suo dovere. Ora, se tu manipoli quel codice, perché il codice è Ok. tuo, tu puoi farne quello che vuoi, quindi se tu lo manipoli in modo che il comportamento diventi malevolo, a quel punto tu vieni punito. Oppure addirittura c'è un caso in cui se tu cerchi di lanciare il tuo nodo con quella stessa chiave, perché anche i validatori hanno le proprie chiavi, due volte, allora in quel caso vieni punito. Per chiarire, chi lancia i nodi è sempre proprietario del proprio codice, cioè può farne quello che vuole. Cioè, questo significa attaccare Ethereum. Scrivere del codice che faccia determinate cose. E per lanciare questo nodo devo avere a garanzia 32 Ethereum. O Esatto, esatto. comunque una cifra di Ethereum. Esatto, per far sì che quel nodo diventi validatore e venga aggiunta alla lista dei validatori dove c'è una coda se può essere aggiunto, devi fare certe operazioni che includono il deposito di questi Ethereum. E questo risolve anche il problema di cui stavamo discutendo prima del costo elettrico e quindi ambientale. Esatto, perché a quel punto c'è un diverso algoritmo che gestisce questa cosa. Questi validatori non devono fare grandissimo lavoro computazionale, anzi, il lavoro che fanno è molto leggero. Devono sia sì, produrre blocchi oppure validarli, però sprecano molta meno energia. Quindi il discorso dell'ambiente è risolto. Mentre per E quel che anche la riguarda invece sicurezza. tutto il discorso di numero di transazioni, come Quello stanno viene risolto, lavorando? questo viene risolto dallo sharding, che è un altro concetto molto complesso. Ovvero, che cos'è lo sharding? Allora, noi quando pensiamo alla blockchain, o pensiamo alla blockchain degli scorsi anni, pensavamo a una sorta di monolite, cioè una catena sola su cui avvenivano tutte le transazioni, su cui i blocchi venivano aggiunti. Ora, con lo sharding posso dividere questa blockchain in varie sotto blockchain, o meglio, c'è una blockchain root, quindi una blockchain radice, a cui si agganciano queste mini blockchain. Perché mini blockchain, shard chain? Perché lavorare su questi frammenti di catena è molto meno costoso, quindi i nodi sono più veloci, si utilizzano degli algoritmi più efficienti e quindi, diciamo, secondo
predizione che la Foundation ha dato, si arriverà a raggiungere addirittura 100.000 transazioni al secondo, quindi numeri che ci consentiranno di star tranquilli per diversi anni. In modo semplice, come si può immaginare una cosa di questo genere? Perché ovviamente la blockchain monolivello, monocatena è semplice, c'è un cubo sotto l'altro. In questo caso cosa succede effettivamente, materialmente, se dovessi spiegarlo materialmente? Farei una metafora magari con un albero che rappresenta la root chain, cioè quella principale dove poi tutte queste transazioni che avvengono sulle foglie, su comunque qualcosa di più periferico, vengono poi aggiunte da vari punti alla catena principale. Questa in realtà è la situazione transitoria, dove abbiamo la Proof of Work Main Chain, la catena di Ethereum 1, quindi Ethereum 1 e questa roba qua. Poi abbiamo questa Beacon Chain che sarà la root chain, quindi la catena principale di Ethereum 2, a cui poi si agganciano tutti i vari shard, quindi tutte le varie sottocatene su cui i vari nodi stanno minando le varie transazioni. La chiarezza e la metafora di questo sicuramente è molto più difficile da immaginare rispetto a, a un'unica catena. Ovviamente quando uno introduce queste nuove tecnologie sorgono nuovissimi problemi, per esempio sugli shard bisogna capire come far comunicare i vari nodi, è molto complesso, è molto anche complesso spiegarlo in maniera semplice. Quindi con lo sharding si risolverà, o dicono di risolvere, il problema del throughput. Ecco le fasi di Ethereum, quelle che ci aspetta nei prossimi svariati anni. Dove siamo ora con Ethereum 2 è la Phase 0, dove è stata lanciata questa root chain che vive parallela alla catena di Ethereum 1, perché non è che posso fare l'upgrade diretto su Ethereum 1, perché quella catena sta ancora funzionando, sta ancora girando, noi ci stiamo lavorando, quindi non è così semplice, cioè paradossalmente ripartire da zero sarebbe stato molto più facile, invece qui si deve gestire anche una fase di migrazione, da cui si passa da Ethereum 1, da un certo protocollo, da un certo algoritmo di consenso, ad un altro. Quindi è una fase anche molto, molto delicata. Poi fase 1, lo sharding non è ancora attivo nella fase 0. Diciamo che la fase 0 è una fase molto passiva, non posso godere dei vantaggi che ho prima elencato. Quindi nella fase 1 verranno introdotte queste shard chain, che però verranno utilizzate solo per salvare i dati e quindi in realtà anche nella fase 1 non potrò fare transazioni usufruendo dei nuovi vantaggi. Poi c'è questa fase intermedia, il merge, quindi fase 1.5 dove si abbandona effettivamente Ethereum 1, quindi si salpa alla volta della nuova Ethereum. Poi nella fase 2 si supportano gli shard appieno, si includono le transazioni, anche transazioni più complesse, e poi dalla fase 3 e oltre forse ci sarà un incremento nella sicurezza, ancora nell'efficienza, nella scalabilità, cioè chi può dirlo, diciamo, non sapremo nemmeno se Ethereum da questo punto in poi cambierà. Tutte queste fasi richiederanno anni, dai 2 a 4 perlomeno per ogni fase probabilmente. Ma e cosa pensi di tutti i competitors di Ethereum? Perché attualmente ne sono nati svariate blockchain che hanno lanciato il loro protocollo, la loro piattaforma proprio in ottica di risolvere i problemi che Ethereum ha in questo momento, che comunque, come abbiamo visto, Ethereum stessa, la fondazione di Ethereum, sta cercando di risolvere da sola. Cosa pensi? Ci sarà l'effetto network? Quindi, dato che ci sono tantissime persone che già adottano Ethereum, verrà e sarà continuato ad essere adottato Ethereum, oppure vedi degli spostamenti su qualche altro tipo di piattaforma? Allora, questa è un'ottima domanda. Allora, intanto, ovviamente, da quando Ethereum è nata, si è capito il potere degli smart contract, sono nate successivamente altre blockchain che cercavano allo stesso tempo di integrare gli smart contract e di risolvere i ben noti problemi di scalabilità. Però diciamo che di solito questo va pagato a caro prezzo, cioè se voglio più scalabilità devo rinunciare a un po' di decentralizzazione. Io per esempio ho lavorato anche su iOS, dove abbiamo questo network dove in realtà non pago fee quando faccio transazioni, dove ho un throughput altissimo, però di fatto c'è meno decentralizzazione, ci sono 21 produttori di blocchi che sì, vengono eletti dai
partecipanti a seconda di quanti token uno possegga, però appunto va a scapito di essere decentralizzati. Se voglio essere puramente decentralizzato, io oggi personalmente, professionalmente userei Bitcoin e Ethereum. Diciamo che molte persone nella community pensano in questo modo e quindi hanno cercato di risolvere il problema dall'interno più o meno, ovvero creando quelli che oggi sono chiamati il layer 2. Quindi Ethereum è il layer 1, quindi il substrato con la blockchain, con il proprio protocollo, e qualcuno sta cercando, ingegnandosi attraverso l'utilizzo di vari strumenti matematici e criptografici, di rendere Ethereum scalabile parallelamente alla foundation. E ci sono alcuni tentativi, si parla oggi di Zero Knowledge Proof, che sono questi strumenti matematici che consentono di effettuare transazioni e computazioni fuori dalla blockchain, ma mantenendo le garanzie di sicurezza. Per quanto mi riguarda, la maggior parte della ricerca è sempre su Ethereum. Non, Ma non sto tenendo in considerazione altre blockchain al momento. quando si parla di layer 2 e di sviluppo su layer 2, di cosa effettivamente si parla? Di persone che cercano proprio di risolvere questo tipo di problema, cercando di creare su layer 1, che quindi è la blockchain di Ethereum, degli altri algoritmi e delle altre piattaforme che vanno parallelamente a layer 1, cercando di implementare i problemi di Ethereum. Esatto, esatto. Diciamo che, per esempio, un caso molto, molto semplice e molto efficace. Fare delle transazioni su Ethereum al giorno d'oggi, dove il network è molto congestionato, quindi dove ci sono tantissime transazioni, questo porta ad avere, diciamo, una fee molto più alta. Quindi più ci sono transazioni, più la fee è alta. Quindi questi layer 2 sono una sorta di universi che però esistono dentro Ethereum. Quindi se io sposto i miei fondi dal mio account di Ethereum dentro questo layer 2, c'è di nuovo tutto un altro mondo, quindi ho su questi layer 2 di nuovo un altro mio account corrispondente. Posso fare transazioni molto meno costose. Un esempio di azienda comunque progetto che lavora su layer 2, quali sono i Quindi migliori? personalmente a me piacciono le Zero Knowledge Proofs, quindi questa tecnologia che è usata oggi da ZK Sync e Loopring principalmente. Cioè le Zero Knowledge Proof sono solo una delle tecnologie possibili per creare il layer 2. Poi ci sono delle optimistic rollup che consentono di fare transazioni, però anche di utilizzare gli smart contract, perché dovessimo stare a parlare di layer 2 ci potremmo stare veramente ore. Quando... Magari se dopo mi giri degli articoli li linko in Come descrizione, no? così tutte le persone che vogliono approfondire vanno ad approfondire sugli articoli, perché altrimenti diventa un video di ore e ore e ore. Assolutamente, quindi layer 2 per esempio sposto i fondi su ZK Sync e lì posso fare delle transazioni e spendere meno, ma essendo qualcosa di completamente diverso da Ethereum 1, nonostante stia nel substrato sottostante, non posso usare gli smart contract, per esempio. Quindi se sono un utente che fa solo transazioni, posso andare lì e spendere meno, ok? Ma cosa succede se io voglio usare gli smart contract, voglio creare qualcosa? Lì non posso usarlo al momento. Anche lì c'è tutto un percorso di ricerca che sta andando avanti, ma chiederà del tempo. Effettivamente come si crea e cos'è uno smart contract, se lo dovessi descrivere velocemente e semplicemente? Uno smart contract è un programma, quindi è semplicemente del codice. Quindi su Ethereum ci sono in realtà diversi linguaggi di programmazione che posso usare, il più famoso è Solidity. Apro il mio editor di testo, creo il mio contratto seguendo la documentazione di questo linguaggio e posso creare qualcosa che una volta deployato sulla rete diventa decentralizzato. Quindi in realtà magari non sono più colui che lo controlla, ma tutti quelli che lo guardano possono... Effettivamente per deployarlo sulla rete quanto costa? Dipende dalla quantità di codice che scrivo oppure dal peso delle operazioni che faccio, perché come su una macchina locale, diciamo, quando programmo, il linguaggio di programmazione ha un livello di astrazione, quindi mi rende semplice scrivere delle cose che voglio che quel programma faccia. Posso scrivere un contratto che fa della funzione prestami dei soldi oppure deposita dei soldi e ti do degli interessi. Di fatto viene tradotto in operazioni, in bytecode, nel caso specifico di
Ethereum e quello viene interpretato dai nodi della rete. Quindi è semplicemente un'astrazione con cui io creo le mie applicazioni e poi quelle possono essere utilizzate da chiunque, quindi le rende disponibili a livello globale. Sembra molto più complesso di quello che sembra. In realtà la community di Ethereum è molto aperta a spiegare tutto, ci sono dei tutorial di Solidity molto semplici che invidio chi ci ascolta a fare, perché veramente entrate in questo mondo con pochissimi passi, è veramente fantastico. Allora, passami anche di quello dei link che li metto in descrizione e magari faccio un video dove mi istruisco e provo a creare un mio smart contract. Vediamo cosa salta fuori. Bellissimo. Quando La si fase parla che- di fondazione di Ethereum, Giusto? effettivamente di chi si parla? Di cosa si parla? Giusto, allora è bene chiarire questo concetto perché abbiamo parlato finora di decentralizzazione, quindi in teoria di un network dove le parti sono uguali. Quindi la foundation è quell'insieme di sviluppatori, ma di professionisti che spaziano su tutti i campi che stanno facendo ricerca su Ethereum, il che include Vitalik Buterin in primis. Loro stanno lavorando, facendo ricerca, però quello che loro fanno ovviamente viene proposto a noi o a noi inteso come persone che stanno nel mondo, quindi se uno vuole entrare a far parte della community di Ethereum può votare, può scegliere insieme dove questa tecnologia deve andare, quindi se deve essere fatto un cambiamento su Ethereum ci sono queste AIP che sono delle proposte di cambiamento del codice che la community vota e se si raggiunge una maggioranza queste vengono aggiunte. Naturalmente la foundation ha molto potere decisionale, nel senso molto potere più che decisionale, influenza molto noi della community, diciamo, è quella che sta facendo maggiore ricerca, però diciamo che non ha puramente il controllo. Nel senso che se vuole applicare una modifica non può farla finché non è stata votata e approvata da tutta la rete. Esattamente, ma anche tu come sviluppatore o come Potrei proporre membro una della community, potrei esattamente. proporre una modifica e se non è approvata quella modifica non diventa Corretto, reale. Ok, corretto. allora mi metto a studiare così propongo qualche modifica alla blockchain di Ethereum. Ma invece per No, quel che riguarda le applicazioni che ti piacciono di più, l'utilizzo di smart contract che più ti piace o su cui magari stai lavorando, una qualche applicazione che ti piace, perché per esempio tanti parlano della tokenizzazione di qualsiasi cosa. giusto, ok. Allora, riguardo ai token, sì, ci sono delle applicazioni molto interessanti. Parlavamo prima del fatto che tu puoi possedere i tuoi asset, i tuoi oggetti digitali, così come le tue anche opere d'arte digitali. Quindi il gaming sicuramente è una categoria che mi piace molto. Al di là dei collectible, avrai sentito parlare di CryptoKitties sicuramente. Non ho sentito parlare. Diciamo, CryptoKitties è una delle cose che ha fatto esplodere Ethereum e farla diventare famoso, dove diciamo tu hai questi criptogatti che puoi collezionare, che puoi scambiare, che hanno determinate caratteristiche di cui tu sei il possessore. Quindi in realtà potresti volendo creare delle applicazioni su cui usi questi asset digitali. Però personalmente io preferisco i giochi di carte, c'è Gods Unchained. C'è questo gioco di carte che ti consente di giocare però in modo un po' più decentralizzato, quindi a un certo punto puoi arrivare a possedere veramente le carte, quindi mi dà la garanzia che magari queste non vengano distrutte. E poi c'è tutto un market aperto, quindi se trovo una carta molto rara, arrivano anche a valere 6, 7, 10 Ethereum per carta, quando sono estremamente rare, posso magari rivenderla sul mercato. C'è una fusione su Ethereum di qualsiasi bene fungibile che può diventare virtuale e si crea Esattamente. quasi un mondo parallelo, senza parlare di finanza stretta, perché poi nel momento in cui, come dicevi prima, trovi una carta piuttosto che un asset virtuale che qualcun altro vuole possedere e a quel punto ti paga in Ethereum, tu riesci anche a farci eventualmente un profitto, perché come sai il mio canale parla principalmente di finanza personale e comunque anche investimenti, e quindi molte Beh, persone che ci stanno guardando vedono tutto questo mondo dal punto di vista finanziario e quindi chiaro. Beh, investimenti su Ethereum, interessi,
staking e tutte queste tecnologie, quando effettivamente oltre a tutto questo si parla anche di effettivamente un mondo virtuale dove c'è uno scambio di informazioni e c'è anche uno scambio di oggetti virtuali. Senza dubbio l'aspetto finanziario è quello fondamentale. Ora io non sono, diciamo, qualificato per dare consigli di investimento e non voglio darli, però il discorso del deposito di cripto su cui posso ottenere dei interessi in modo decentralizzato, come puoi fare su Avi, è molto, molto interessante, mi piace molto. Anche quello che stiamo cercando di fare con Monolith mi piace parecchio, che è, ovvero cercare di rendere l'utilizzo di Ethereum molto semplice, perché per lavorare con queste cose comunque una certa dose di studio, di conoscenze della crittografia è necessario, perché quando lo spostamento di queste somme di denaro dipende esclusivamente da me e quando faccio qualcosa di sbagliato ne pago le conseguenze, comporta avere appunto grande responsabilità e dedicarci del tempo per capire realmente come le cose funzionano. Quindi c'è questa Certo. distribuzione anche di responsabilità. Lato invece istituzionale, abbiamo detto che tutto questo mondo è comunque decentralizzato e viene gestito da un network, da una rete di cui tutti, se vogliamo, possiamo farne parte. Cosa ne pensi invece dal punto di vista di rischi che tutto questo può avere? Cioè persone che possono perdere soldi, persone che non sapendo come funziona questa cosa pensano e investono malamente il proprio denaro, o tutta quella parte di effettivamente compliance e money laundering, quindi riciclo di denaro. Qual è il tuo punto di vista e magari quali sono le informazioni di cui sei a conoscenza? Allora, intanto direi di stare molto attenti, nel senso chiedere assolutamente di qualunque cosa. La community è molto aperta, c'è veramente spazio per tutti, essendo un mondo proprio complesso, non soltanto dal punto di vista finanziario, c'è della programmazione, crittografia, ma anche economia, politica, perché quando si prendono anche decisioni su cosa aggiungere e cosa no, si va in campo politico, economia, quindi a tutti, diciamo, ci manca un pezzo, e piano piano bisogna acquisire tutte queste competenze. Quindi per chi si affaccia per la prima volta, diciamo che la community ha imparato molto, sono stati fatti dei grossi errori, sono state pagate le conseguenze, quindi diciamo che il terreno sta sempre diventando più testato, quindi un conto è navigare verso l'ignoto, un conto è andare in una rotta già tracciata, quindi si sa quali sono gli errori che si possono fare, la community è sempre disponibile, quindi il consiglio che darei agli ascoltatori è stare molto attenti. Se uno fa attenzione, di solito le cose vanno bene. Io per esempio al momento non ho mai perso fondi, non ho mai fatto grossi errori perché controllo le cose 1000 volte, quindi sicuramente il livello di stress aumenta, questo è sicuro. Anche quando uno ha la propria chiave privata, dà accesso al proprio conto, mi raccomando, fare diversi backup su carta, generare le chiavi a computer spento, perché bisogna ragionare come se potessimo essere potenzialmente sotto attacco e sotto osservazione. Quindi massima attenzione. Mi stai facendo prendere paura quasi comunque con la faccia con cui l'hai detto. In ogni caso ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata su Ethereum. Ti chiedo tutte le fonti e gli approfondimenti che abbiamo menzionato, tra cui l'immagine, gli articoli per approfondire tutta la parte di Layer 2 e anche se si vuole iniziare a programmare su Ethereum e quindi creare il proprio smart contract, perché quello mi interessa particolarmente. Assolutamente. Ma programmare è più facile di quello che sembra, Ma diciamo. guarda che io sono di base, ho fatto un istituto tecnico informatico, quindi qualcosa di scrivere Allora sai codice la so. tutto. Devo fare un attimo di ripasso, diciamo. Grande, sì, ti mando tutto e grazie veramente per l'invito, mi sono divertito. Grazie mille. Ciao ciao ciao. Ciao Rick.